Eccoci, abbiamo iniziato. Terza sessione di Odette. Ciao Monica, ciao Odette. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. oh, è davanti a un tagliere e sta affettando una cipolla, ma per farlo utilizza una mannaia, come se avesse proprio bisogno di fare un taglionetto, un qualcosa di decisivo, di forte. Ti dà l'autorizzazione? Sì, 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 si gira e dice di sì, molto seria. Progetto di Odette. A me viene Sunday. Mm, la sua anima vuole davvero spingerla verso la luce, verso il sole, verso la bellezza, perché è stata fin troppo tempo al buio e nel dolore, Nome della sua anima, anche nell'anestesia è stata. Viene rosa, del suo spirito. faggio. Vibrazione. Nove, 9 miliardi. Consapevolezza. 160 circa, PS. 45, Vite. 1782, Capacità medianica e cervello. 9,3. Suscettibilità ipnotica. 50, 3D. 6,4, Vivacità animica. 100. Come la vedi in generale? Quando mi fai questa domanda mi viene proprio la sua entità mentale, forse che mi colpisce di più, fine dei sogni, un po' disincantata, un po' disillusa. Ci sono altre entità mentali? Allora, c'è questa che è fine dei sogni, proprio la vuole rendere, vuole portarla proprio ad essere in questo modo, eh, anche un po' amareggiata, no? Oltre che disillusa, disincantata, che non creda tanto nella vita, che vuole che non perda troppo tempo a desiderare, a fantasticare, a sognare, perché comunque la vita è duro lavoro, è fatica e non è grandi soddisfazioni. L'altra entità mentale, tipo, forse scusami, questa entità mentale la porta, direi, a sentirsi a volte sbagliata, ehm, non all'altezza. E oltretutto questa entità mentale fa sì che lei talvolta si accolli delle responsabilità e delle colpe che non appartengono a lei. Livelli? 5, la prima, cos'è che ho detto? Fine dei Dei sogni, sogni? e l'altra più sul 4, direi. Entità eterica. C'è questa strega del secondo universo che vuole creare intorno a lei una sorta di incantesimo
ovviamente in negativo, in modo che tutto rimanga in un certo senso immobile, fermo, senza grandi scossoni, anche abbastanza monotono e con pochissime soddisfazioni. Poi c'è un merlo come falconiforme, tutto nero con il becco giallo, che la critica molto. Le fa presente tutti gli errori che lei ha commesso, anche quelli del passato. Eh, e poi c'è questa serpente che è come se mi fa vedere che striscia nei negozi di un centro commerciale, come a dirle che lei può avere lo stretto necessario, economicamente parlando, ma il superfluo, quello che è un pochettino di più, con cui potrebbe soddisfare, no, altre esigenze, quello no. Su quello ci sono dei forti ostacoli, delle grosse difficoltà. E basta. Quindi strega e merlo E serpente, e questo serpente che serpente. striscia. Sì. Impianti. Mm. Allora, come impianto mentale c'è una serpentina, sembra di rame, e sembra fargli da cappello. Poi nel cuore è infilato un chiodo molto spesso, quasi un chiodo di quelli antichi. E questo chiodo viene battuto da un martello che glielo infila mano a mano sempre più in profondità. C'è un chiodo simile ma più piccolo anche nei genitali. E poi le due caviglie sono legate fra di loro, in modo che lei più o meno debba condurre una vita statica. Mm, non c'è altro. Cinema. Mamma e papà. La mamma è venuta con un ventaglio, il padre con un bicchiere. Non so se c'è qualche alcolico affine nel bicchiere, ma sembra più un drink. Dove si siedono? Ai margini del cinema. Mm. Cioè tipo la mamma in un margine, diciamo così, nella fila che è alla mia sinistra, e il padre, anche lui al margine, però nella fila di poltroncine che c'è a destra. Quindi lontani. Sì. Mm. La seconda compagna della moglie, compagna del padre. Mm, sì, 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 più o meno ad alcuni sedili di distanza dal padre. I fratelli, tutti i fratelli, Boh, questo è un po' difficile, eh? non vengono. Perché, no, sai che cosa? Li sento come se ci fossero due frange. C'è una frangia che sembra compatta, quindi probabilmente sono quelli che hanno mantenuto i rapporti fra di loro, invece un'altra frangia che è come se si fossero invece dispersi. E quelli non vengono. Vengono, ma è come se poi ognuno però avesse la propria vita, avesse proprio il proprio sistema di credenze. Invece, quel gruppo lì più fitto è come un clan che è più vicino al padre. Mm. Vabbè, solo quelli interessati alla storia di Odette. Interessati alla storia? Mhm. Beh, il cinema è quello. Sì.
è il cinema, è il film di Odette, quindi Mi viene il numero 2. mm, Quindi allora, avverto, non vedo, ma avverto una presenza femminile e una maschile. dei fratelli, Mhm. sorella e fratello. Mm, I figli, mm. Allora, sembra che abbiano due caratteri molto diversi, perché il figlio, a me così appare, no? Sembra più un bonaccione, cioè che si fa, non so come spiegarti, meno problemi, che è meno rancoroso, diciamo così. Mm? La figlia mi sembra un po' più nervosa, un po' più una che tende a sottolineare magari le mancanze. Adesso poi non so se sono effettivamente così. In eterico mi vengono così. intanto Odette è caduta, ma tra poco penso rientrerà. L'amica, Sì, sì, sì. L'amica comunque segue sempre volentieri tutte le sessioni, in special modo questa. causa esoterica del fatto che l'amica ha consigliato a Odette di fare una sessione, ma non ne ha mai fatta una, perché rimanda, procrastina e rimarrà col cerino spento in mano. Lei sente che ci sono tante piccole e grandi cose da affrontare nella propria vita e, ed è come se sentisse che deve avere più energia per affrontarle tutte. Lei lo sa come sono queste sessioni, eh? Sa che poi gliele sbatteremo davanti tutte. Come se non sentisse ancora di avere tutta questa energia per poterlo fare. Quindi si rifugia nel nozionismo, Si rifugia nel imparare dalle vite degli altri. nozionismo, Sì, la nozionismo, teoria. la Teoria, sì, sì, teoria. sì. Mm, E anche su questioni quali trattate nelle indagini, che solitamente non sono questioni generiche, filosofico-esistenziali, sì anche, ma non solo, ma spesso sono chi ha vinto Sanremo, Sanremo, la Carrà, questo personaggio, quell'altro personaggio, quindi Deep State, Satana, bla bla bla, sempre le stesse cose. Molti sono bloccati nel nozionismo, pensando che sia consapevolezza, ma non lo è. Cos'è consapevolezza, Monica? Quella è conoscenza. Mm. La consapevolezza è una conoscenza saggia ed esperienziata. Se uno votato al nozionismo ogni tanto fa una meditazione, vede degli impianti, vede delle entità, ma dice, vabbè, me le tengo. È uno consapevole? Mm. Allora, mi fa vedere che c'è un livello più autentico di questo tipo di atteggiamento che è raccontarsi delle bugie. E in realtà il tenere quel impianto gli serve per mantenere l'impianto di bugie. Che È tipo di bugia? funzionale. Possono essere di vario tipo, ok? Mhm. Però per continuare, cioè se togliesse l'impianto, crollerebbero anche le bugie su cui si sta basando la vita della persona. Poi, dipende poi dal tipo di persona, ok? Poi Mm-mm. ciascuno di noi si racconta vari tipi di bugie. Queste anime tendono ad andare in 4D. E in una certa misura sì, perché comunque magari in alcuni ambiti si raccontano delle bugie, in altri ambiti non se le raccontano. Quindi parzialmente sì.
Mm, Il punto è che poi per accedere alla quinta dimensione, perché la quarta dimensione è un corridoio, una specie di passaggio di fatto mhm. tra la terza e la quinta. Però poi se non si supera questo corridoio, si rimane incastrati, no? Lì in mezzo. E, E alla quinta non vanno. e no, come si fa? No. Mm. Adesso non è che voglio far ruotare tutto intorno alle sessioni, però in effetti io mi metto nei panni di tante persone che rimandano e non comprendo perché al loro posto io di corsa, ma di corsa, la farei. Quindi effettivamente è un qualche cosa che io non comprendo. Continuo a non comprendere. Nel frattempo è tornata Odette. Odette, stiamo parlando della tua amica e quindi stiamo parlando di chi rimanda, il nozionismo, eccetera. Non comprendo, non comprendo. È stridente il concetto, i due concetti sono stridenti, i due concetti opposti. Mi interessa tanto come stanno le cose, perché mi interessa, no? Nozionismo di questi fatti, di quegli altri fatti, eccetera, eccetera, ma alla fine ignoro l'argomento principe, che sono io stesso. Quindi è evidente che una sessione è un modo per mettere una quinta e per tagliare un sacco di rami secchi e un sacco di tempo perso, non è una scorciatoia, è un modo per accelerare e recuperare, diciamo, anche del tempo perduto. Io ho fatto così ed effettivamente per me è tornato il discorso. Ma mi racconto un sacco di scuse. Non è il momento, no, grazie. Siete bravi, ma no, grazie. Assurdo. Chi c'è dietro davvero? Dietro davvero, dietro c'è il ragno che vuole mantenere questa paralisi, che vuole mantenere il sonno profondo. Ma gli va bene anche se uno non abbia proprio un sonno profondo, ma anche un sonno leggero, gli va bene lo stesso. L'importante è che non ci si svegli e non si veda il gioco che viene fatto dal ragno. Mm, va bene. E torniamo esclusivamente su Odetta. Abbiamo visto durante l'esposizione dei punti, Monica, tu hai visto un patto con la madre. Leggiamolo. Ce lo legga la madre. Patto di fedeltà. Allora, Odetta, non penso ci siano problemi, è di Capoverde, anche perché lei ci ha chiesto poi una cosa legata a Capoverde, E... quindi patto di povertà, patto di fedeltà, nella povertà, nel non pretendere troppo, magari anche nel fare quello che gli uomini dicono, no? Quindi se l'uomo vuole un figlio, bisogna farglielo questo figlio, no? L'uomo che decide. È un qualcosa che parte fin da bambina. Mi fa vedere la madre che le istruzioni vanno esattamente seguite fin da bambine. Quindi la bambina è al servizio dei genitori. Mm? E, mm, e quindi deve, per esempio, lavorare molto presto, lavoro che consisterà sempre nel servire qualcun altro, perché loro appartengono a quella classe che di fatto non si riscatterà mai, sarà sempre la classe dei sottomessi. Quindi c'è questa servitù barra sottomissione che ovviamente fa stare la persona eh, nella povertà o comunque nel minimo indispensabile. Poi, tipo anaffettività, non c'è tempo per l'amore, per i sentimenti, per le emozioni, per il batticuore, bisogna lavorare, lavorare, lavorare sodo, perché la vita è cara. Ehm, e poi appunto c'è anche questa cosa di
dipendenza. Per esempio, un lavoro indipendente non è concepito all'interno di questo contratto e c'è anche proprio mh, una dipendenza, non so come spiegarti, dal denaro, ok? Nel senso che il denaro è sempre lì ad essere controllato, perché non basta mai, cioè diventa proprio quasi un'ossessione. Fare continuamente i conti e vedere che non quadrano. Eh, e Ma dove si poi c'è trova? Dimmi, dimmi, dimmi. una svalutazione proprio della persona, perché non è minimamente concepita, no? Un valore divino all'interno della persona, ma viene valutato solamente in base agli obiettivi raggiunti, quindi al fatto di avere un lavoro, al fatto di avere una famiglia e basta. Quindi che valore ha Odette? Non ha un compagno, ha un lavoro di cui non è soddisfatta, ha dei figli di una precedente relazione. Direi una mezza fallita. 4. 4 su 10? Sì. Insufficiente Beh, per eh, mamma? Mamma che invece ha fatto tanti figli, quindi sarà a 11, manco a 10. sì, poi lei ritiene comunque di aver dato i giusti valori, no? Dal punto di vista di lei. Lei è ovviamente un'anima completamente imprigionata nella terza dimensione, quindi completamente guidata dalle forze oscure che vogliono le persone schiacciate, imprigionate nei loro obblighi, doveri, eh, nella loro sopravvivenza. Mentre Odette è un'anima sicuramente più evoluta che ha questa spinta di evoluzione, anche di togliersi da tutto questo. Portale Aureo, chiamiamo tutti i morti di Capoverde. Ce ne sono anche diversi giovani. Ok. E Trasparentini chiama anche quelli che si sono già reincarnati, ma che sono vite vissute comunque a Capoverde. E voglio sapere, Monica, visto che io sono molto attratto da Capoverde, se tra questi ci sono anche io. Sì, e ti dirò, sembri anche un bambino felice, nonostante tutti i disagi intorno a lui. Però è proprio animato da una forza di vita primordiale. Quanto tempo fa? Allora, tu lo sai che per me sono tutte contemporanee le vite. Mm-mm. Adesso è come se stessimo ponendo il nostro flash, la nostra attenzione su quella vita, ma che si sta svolgendo allo stesso tempo in cui si svolge quella tua attuale, no? Ehm, quindi, diciamo così, mi viene tipo come se, oh, che ne so, andiamo un po' intorno, forse i primi del Novecento, se vogliamo dare un contesto. Perché non vedo strutture turistiche, sembra tutto molto naturale. Fermami quando vedi l'isola in cui ho vissuto. Santo Antao, Sao Vicente, Santa Lucia, Sao Nicolau, Boavista, Maio, Santiago, Fogo. Santiago, Ok. E ho ho avuto conosciuto qualche dubbio su Santa Lucia, però lì ho pensato che magari mi facevo ingannare dal tuo nome. Non so. Santiago. mm, Tu hai vissuto lì? no. No. E Odette ha vissuto e l'ho conosciuta lì? No, secondo me no, non a Capoverde. Dove?
nel Nord Africa, cioè praticamente credo in Marocco. Uomo? Due uomini, sì. Due volte uomo? Cioè, tutte e due eravate uomini. Ah, io e lei? Ah, ok. Sì, sì, sì. Ok. Va bene. Questi morti di Capoverde quanti sono? Ah, ma dunque, premesso che io non conosco minimamente la storia di Capoverde, eccetera, mi viene come se ci fossero una gran quantità di culti, non so come spiegarti, anche di gestione dei defunti, Mm, ok? Chiamiamolo così. Come se in realtà ci fossero dei culti che gestiscono, che si occupano dei defunti. mm, Quindi alcuni è come se li vedessi, tra virgolette, chiamiamoli sistemati, ok? mm. Meglio non so dirlo. I non sistemati, di cui diciamo non ci si è tanto preoccupati, li vedo più nelle epoche più recenti, come se forse poi si fosse un po' persa, no? Questa Questa cosa di, tradizione. Mm. mm, di Tutti ne portale occuparsi di aureo, loro. quelli Sì. che vogliono. Ma come se ci fosse anche qualcuno anche frequentato da Odette in gioventù, quindi che era più o meno coetaneo, un ragazzo forse era un po' più grande. E lo chiudiamo. C'è un ringraziamento complessivo perché molti si erano dimenticati di loro. Mm. Come avviene questo ringraziamento? Vedo che qualcuno le lancia dei fiori, molti lanciano dei fiori bianchi, c'è chi lancia dei fiori rossi. Ehm, qualcuno dei baci volanti e qualcuno dei cappelli. Tutti a Odette, no? Sì, 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 per lei. Va bene. Monica, Odette e il maschile. La componente maschile, la comprensione, per esempio, del figlio maschio, del padre, dell'ex compagno, dell'ex storico, del nuovo ex. Ecco, tra le clausole, diciamo così, del patto di fedeltà con la madre c'è rapporto di coppia mediocre. E infatti c'è da dire che Odetta ha sempre avuto delle relazioni abbastanza traballanti, diciamo, no? Decisamente poco soddisfacenti per svariate ragioni, però grosso modo tutte erano così. Ehm, D'altronde, anche la sua prima relazione con il maschile, che è stata il padre, è stato il padre a decidere di dare lei in questo affidamento temporaneo, no? Quindi è come se si fosse spezzata già in quel momento la catena di affidamento, di fiducia che poteva avere con il maschile, perché il suo primo maschile dice vai fuori di qui. Mm, mm, Potevano scegliere anche un altro figlio, praticamente, no? Che mm, non è mm, che... mm. Hanno eh, scelto lei. sì, hanno scelto. Forse ne hanno scelto anche un altro. Vabbè, non vorrei dire sciocchezze, ma mi sa che non hanno scelto solo lei, però comunque ehm, lei l'hanno scelta. Mm. Quello è diventato motivo anche di un tormento per lei, perché proprio io, che non mi si voleva. Come lo vedi questo
questo rapporto col maschile, come lo visualizzi? È come se ci fossero due anelli che vanno a comporre una catena e sono sì legati fra di loro, perché inevitabilmente lei ha il proprio anello agganciato all'anello del maschile, però l'anello del maschile è come se fosse stato preso proprio a martellate, è tutto quanto deforme. E lei è proprio come se non avesse mai avuto l'appoggio e la forza da parte dell'universo maschile. Soprattutto o problemi, responsabilità, o delusioni. Quindi vedo che nel corso degli anni questo anello è andato sempre di più a deformarsi, al punto tale che ormai lei è praticamente senza aspettative verso l'universo maschile, cioè ha una sfiducia generalizzata. Mm. Lei ha sperimentato il maschile nelle sue altre vite? 1782. Certo, e ci sono alcune in cui l'ha sperimentato in modo molto positivo. Adesso questa qui, secondo me, è una vita in Oriente, dove c'è questo, diciamo, datore di lavoro che l'aveva presa, il datore di lavoro più grande di età, no? E l'aveva presa a fare le pulizie in questa struttura, in questo ufficio. Quindi lei per un bel po' di tempo ha fatto le pulizie. Poi lui si accorge che lei è una persona in gamba e le dà un posto all'interno dell'ufficio di contabilità. Mm. Quindi lì c'è proprio una svolta e poi la fa crescere gradualmente all'interno dell'azienda. Questa è una E vita lì, parallela. sì, esatto, e lì è un'esperienza molto positiva con il maschile, perché questo uomo, senza chiedere niente in cambio, quindi puro rapporto di lavoro, le dà una possibilità proprio di crescita professionale e quindi di aumento anche dell'autostima. Colleghiamola con questa vita. Dimmi il paese, diciamo, la vita francese, tedesca, Aspetta, è Oriente. Eh, potrebbe essere forse Giappone, sai? la vita giapponese, diciamo. Mm. Cioè, è come se Odette avesse svariati tubi sopra di sopra di lei, ogni tubo, 1782 tubi, ogni tubo la collega in maniera più o meno larga, diretta alle sue vite parallele. Qui le creiamo un allargamento, diciamo, della tubatura, in modo che passi più vita giapponese rispetto alle altre. Si faccia un cannone di maschile. Vedo che ispira profondamente Odette che sta di qua per risucchiare proprio questa energia, questa esperienza di fiducia verso il maschile, un'esperienza appagante, non mortificante, che non toglie via niente ma che aggiunge di crescita, non di blocco, di freno o addirittura di retromarcia, di evoluzione. E l'ha fatto, vedo che ha aspirato tutto quanto. Lo sta proprio convogliando all'interno della sua mente e del suo corpo. Si sta diffondendo questa esperienza in ogni sua cellula. E come la vedi? Leggermente più possibilista, ehm, più aperta, diciamo così, no? Verso un qualcosa di positivo nell'universo maschile, però non di tantissimo, pochino. Monica, causa esoterica del suo corpo emozionale bloccato, non prova emozioni forti e a volte fa prima a fregarsene. Allora, sicuramente l'entità mentale fine dei sogni la vuole esattamente così, molto, posso dirti anche pragmatica, molto realistica, quindi molto poco in contatto con le proprie emozioni
e ovviamente molto o niente in contatto con la propria anima. Poi c'è anche il discorso incantesimo fatto dalla strega, che vuole proprio renderla anestetizzata alle gioie della vita, ai picchi, no? Della vita. Mhm. Vuole renderla, insomma, tutta su un tono, molto piatta. E poi c'è anche la questione, del, patto di fedeltà stipulato con la madre. Non c'è tempo per i sentimentalismi, sono cose superflue. C'è da lavorare, c'è da, guadagnarsi la vita. C'è spazio e tempo per lato economico, Come soddisfazione economica? come quantità anche, come Sì, indipendenza. il serpente che striscia appunto nei vari negozi controlla molto questo aspetto qui, perché mh, come ogni buona entità che si rispetti, vuole che la persona stia nella sussistenza, eh, e che non faccia delle esperienze che invece la possano arricchire e rendere felice. E d'altronde lei ha nel patto di fedeltà l'origine sua che è di povertà. Lei è stata affidata a causa della povertà della famiglia e questo è come se in un certo senso fosse un timbro all'interno del suo DNA, marcato in profondità. Vediamolo questo timbro. È come se un pochino nel tempo ma ha subito qualche modifica, perché era partito proprio con miseria, diciamo così, poi mano a mano si è trasformato ed è diventata minimo indispensabile, ma in ogni caso sempre con la preoccupazione di come farò, ce la farò questo mese e il prossimo e i prossimi anni e poi cioè, avrò la pensione e preoccupazioni su preoccupazioni relative al denaro che tolgono energia alla connessione con la propria anima, perché lei è tutta rivolta verso la materia. Ma Monica, ma esiste questa fiamma di Odette? La fiamma, vediamo. Mi viene un'autofficina, sembra un meccanico, cioè più o meno, una cosa così, che ha a che fare con le automobili, insomma. Poi può essere una carrozzeria, può essere, che ne so io, un posto in cui si fanno le revisioni delle auto. Mi viene lì questa cosa, mm, beh, però anche questo mi sembra leggermente più giovane di lei, eh? Però eh, molto con una buona maturità. Nella sua città? Oh, vediamo. No, Regione? allora, come se mi facesse vedere il confine alto settentrionale della sua regione. La sta aspettando? Lui dice non me ne va mai bene una, come se lui avesse avuto tutta una serie di relazioni eh, in cui lo tradivano, poi scopriva che questa era già impegnata, o un'altra che poi gli ha detto che era lesbica. Tutto uno sfaccello di relazioni. E lui è un po' come lei,
che ha un po' perso le speranze. C'è una linea temporale in cui si incontrano. Allora, vediamo. Mi viene per sbaglio, cioè come se non fosse una cosa decisa, no? A tavolino, metti, no? Sai, due si incontrano via chat e si accordano, ma è come se ci fosse di mezzo uno sbaglio, un errore, un qualcosa così, un contrattempo e si incontrano. E Odetta si muove sempre nella sua vibrazione di svogliatezza, di non voler uscire, volersi isolare, parlare No, poco con le persone, stufarsi in fretta. no, perché avendo visto con chiarezza che il suo progetto è Sunday, inizia proprio a sentire il calore di questo progetto, questa luce, esattamente come il calore dei raggi del sole, che la ravviva, la rivitalizza. Però è vero che la porta a fare un cambio di frequentazioni, perché è vero che lei, nella tipologia di vibrazione che ha messo in atto fino ad adesso, ha creato una cerchia di amicizie e di conoscenze che soddisfavano i requisiti, della sua vibrazione. Anche se lei dice io mi annoio, mh, però di fatto questi conoscenti non sono altro che lo specchio di quello che lei è in questo momento. Nel momento in cui sceglie per un periodo stabile, quindi non sali e scendi, ok? Con una certa stabilità, di cambiare non solo l'intensità della propria vibrazione, ma anche proprio la qualità. mm? Quindi con dei pensieri diversi, più fiduciosi nei confronti della vita, Mhm. cambierà anche queste qui praticamente si autoescludono queste amicizie e ne fa delle nuove, Quindi il pensiero crea. sempre. Poi ecco, adesso non so con quanta frequenza lei si senta con la figlia, che adesso è più lontana, no? Mi dà come se lei, se rafforza il rapporto con la figlia, ha anche dei benefici nella propria vita. Perché c'è qualche cosa, non so come dirti, che crea un po' un'interferenza, eh, mm, una stonatura. Cosa? Non lo so, non so se c'è qualche non detto fra lei e la figlia, qualche cosa di, ma metti un po' di rimasto irrisolto, ok? Mm? Se lei va a creare più fluidità, più armonia nel rapporto con la figlia, vedo che ovviamente ne beneficia la figlia, ma lei moltissimo. Va bene, abbiamo visto tutti i punti. Monica, concentriamoci sul pensiero crea. Esiste una tecnica precisa, adottabile da chiunque per far sì che questo pensiero crei? Diciamo che esiste un grande tranello. Mm, Il pensiero di per sé non crea, nel è già senso che, creazione. no, che il pensiero appartiene alla mente. La mente non appartiene a noi, cioè, nel senso, è ciò che è più distante da noi. La mente è ciò che è più manipolabile dalle entità. Se vogliamo, noi nel gioco abbiamo creato la mente che fosse proprio soggetta alla manipolazione. Per cui alla fine non è così semplice distinguere tra i nostri pensieri e i pensieri che ci vengono immessi dall'esterno.
Ciò che invece noi possiamo sentire proprio come nostro È l'intento, è il pensiero del cuore, non è il intento, pensiero della mente. l'intento, L'intento, come posso dirti, è l'istinto. Mm, la sensazione che accompagna quel pensiero. Perché in sé per sé ripetere un pensiero può senza diventare ossessione. sentire, Mm. sì, e poi può essere una bugia, perché non è la cosa che noi sentiamo essere vera. Prendiamo un esempio, Odetta, appunto, che vuole da tanti anni e da tante sessioni, dalla prima sessione, di fatto vuole una relazione. La mente le suggerisce: sei una donna, sei una che non vale niente perché vieni da Capoverde e le donne lì non valgono niente, ovviamente sto semplificando, no? E estremizzando. Quindi devi assolutamente anche una forma di sopravvivenza. Ma lei questa cosa non la desidera forse col cuore, con un intento profondo. E lei ha Quindi, molta sfiducia adesso, mm, cioè è come se non ci credesse più. Cioè lei si basa sul proprio passato, ok? Su tutte le relazioni che ha avuto con il maschile. E queste è come se l'avessero fatta smontare, mm, ok? Quindi il suo cuore, come l'abbiamo visto anche nell'impianto, ha proprio un chiodo piantato in profondità e c'è questo martello che glielo pianta sempre più in profondità. E con un cuore così, in realtà non sei predisposta, ok, a credere nell'amore, ma sei predisposta a trovarti altri chiodi, veramente chiodo scacciachiodo in questo caso in negativo. Arriva comunque un altro peso, un altro chiodo arrugginito, un'altra ferita, ehm, anche un'altra cosa che appesantisce il cuore invece che alleggerirlo, invece che espanderlo. Quindi la prima cosa che lei deve comprendere è che la vita può ricominciare in qualunque momento e può non essere condizionata in alcun modo dal passato. Non ci può non essere nessun legame tra la prossima relazione e le relazioni che lei ha avuto, mentre lei pensa che più o meno. mm, mm. Nessun legame, Esatto. ma un legame che lei può creare. Creiamolo. Vediamo come lei lo crea, dove e come, usando cosa. Praticamente vediamo la sua anima in azione. Allora, qua c'è tipo non so se è in eterico, questo, tipo un cagnolino che gli sfila intanto il chiodo dal cuore, perché è come se lei questo primo passo da sola non lo riesce a fare e quindi ha questo amico, diciamo così, eterico che le dà manforte, quindi via, estrai questo chiodo. Vedo che interviene anche tipo un coniglietto, sempre in eterico, che sono tutti quegli amici che lei avrebbe dovuto di più consultare in infanzia, ma lei già lavorava praticamente da bambina. E vedo che questo coniglietto inizia a cucire il cuore perché è rimasto un buco e lo cuce tutto bene, gli fa anche quasi un bel ricamo. E quindi adesso il cuore così è riparato. Già sento inizialmente eh, in Odette un sentimento di riconoscenza verso queste creature che le hanno dato qualcosa senza chiederle niente. Mhm. Forse è una delle prime volte che le succede, no? Che le arriva qualcosa gratuitamente, per amicizia, Dal per cagnolino. pura amicizia. Cagnolino più coniglietto.
quindi che lei sono si sue sente già più creazioni. fiduciosa. Mm, Sì, sono sue creazioni, però allo stesso tempo hanno anche una vita propria. Tutte e due le cose sono giuste da dire. mm. Lei si sente già più sollevata perché vede che allora esistono i buoni sentimenti. Ci sono davvero. Allora vedo che è come se avesse cambiato espressione, quasi colore degli occhi, e inizia con questi occhi nuovi a guardare in altre direzioni. Cioè, è come se un velo della realtà si fosse dissipato alla sua vista. Lei ha la possibilità di guardare oltre quel velo. Quel velo lì prima le faceva sempre vedere la stessa tipologia di uomini e quindi incontrare sempre la stessa tipologia di uomini. Mm. Adesso invece questo velo non c'è più, lei vede più in là e riesce quindi a vedere con la propria vista e a percepire con il cuore un'altra tipologia di uomini. Uomini con la U maiuscola, uomini gentili, maturi, indipendenti, emotivamente ed economicamente. Uomini che possono sostenerla nel suo cammino, uomini che la ascoltano quando lei parla, La rispettano, molto, le che lasciano la lo suo apprezzano, spazio, mm, sì, e che vogliono vederla felice. che non vedono solo la sua bellezza. Vedono anche la sua bellezza e riconoscono che la sua bellezza è tanto quanto ehm, la sua bellezza interiore. Mm. Questo secondo me si vede già, eh. Ci vuole soltanto un po' di occhio. Mm. Bene, Poi andiamo vedo a che si affacciano anche delle amicizie femminili. nuove. Sì, Andiamo a vedere come è cambiato il cluster a queste azioni. mi viene una medaglietta. Forse la collega come al passato, perché si rende conto che tutto questo è proprio frutto del suo passato. Le tiene? Lei dice è un finto ricordo che non mi serve. Io voglio una nuova vita. E quindi no, via, via nel portale definitivo. Ok, se lo fa, però sta dicendo a se stessa che deve cambiare registro, deve cambiare orientamento verso le proprie giornate, deve diventare la creatrice, il muratore delle proprie giornate. Mettersi lì, mattone dopo mattone, cemento e via una fila di mattoni. È faticoso, è divertente, è proficuo. E si accorge di ogni particolare più piccolo eppure bellissimo delle sue giornate. Adesso mi fa vedere, per esempio, semplicemente vedere una coccinella. Riesce ad apprezzare quel momento lì, la bellezza di questa coccinella, la bellezza dei movimenti, del suo colore, del lucido, e si sente pervasa dall'unione che sente fra lei e la coccinella e da queste piccole cose ripetute, è come se lei si risveglierà nuovamente alla vita. Inizia di nuovo a sentire che la vita scorre in lei ed è una sensazione splendida che la riempie.
Le sembra bello anche il momento in cui fa il letto, perché mi mostra come se avesse scelto le lenzuola di profumarle in una determinata maniera che piace a lei. Quel colore di quelle lenzuola lì che la fa star bene, la fa dormire bene. Adesso mi fa vedere come un color glicine, tipo. E quindi la vedo sorridente nel prepararsi il letto. E lei che chiede prima di addormentarsi, di fare anche dei sogni che la possano rinforzare ed aiutare in questa sua nuova vita, per andare incontro alla bellezza. Ed E è come se si riattivassero i sogni, la fantasia. cosa crea come ad eternum? Sceglie di moltiplicare tutti questi animaletti eterici che l'hanno aiutata e si crea quindi un ventaglio fatto di diverse testoline di animali, ci sono anche dei castori. C'era un avatar? È una specie di schiavista. Mm. Ehm, Lei dice: Questa non è più la mia storia. E pertanto vedo che addirittura va a stracciare delle pagine che l'avatar aveva lasciato sulla scrivania. Va a stracciare quindi il copione che lei aveva recitato fino a quel momento, senza sapere che stava recitando quel copione lì. Lo straccia e poi butta via tutto dentro un portale definitivo, con grande soddisfazione. La mediocrità non fa più per me. Io adesso punto alla gioia, punto a realizzarmi, punto a stare bene, punto a sentire l'amore. Sunday esiste ancora? Sì, La PS e la PS sono sempre con lo stesso nome? sì, La strega, il merlo e il serpente ci sono ancora? no, Le due entità mentali, scusami, e l'altra, fine dei sogni. no, no. Gli impianti. Ok, adesso ha anche tagliato il legamento delle caviglie, quindi non c'è più niente. Ok, davanti agli attoniti personaggi nel cinema, vediamo i nuovi valori. Vibrazione da 9 a 255, 160 la consapevolezza, 173, l'anima 45, 58, vite, 1604, cervello, 9,8, suscettibilità ipnotica, eh, 64, 65, è alta, è molto alta. 3D, mm, 34. oh, adesso è soddisfacente. Va bene. Chiedi a Odette se vuole costruire un muro, una casa, diciamo una casa fatta di muri, di pareti, mattone dopo mattone,
strato di cemento dopo strato di cemento. Non è una separazione, chiaramente, è la costruzione del suo nuovo progetto, qualunque esso sia, ma si può divertire, può incastonare nel cemento fresco che si trova tra un mattone e l'altro quello che vuole, dei pensieri, dei concetti, degli oggetti, dei ricordi, dei disegni, delle lettere, delle parole, delle canzoni, dei colori, della musica, dei ricordi. Questa scena è un po' singolare perché lei è in abito da sera mentre fa questa operazione, quindi Mm, non è in abiti da lavoro. Mm? mhm, È bellissima, ha questo abito bianco, nella parte superiore è fasciante, nella parte inferiore invece è un pochettino di più a veli, diciamo, più morbido. Lei ha i capelli raccolti, e ha anche tipo una pochette bianca con delle perline, quindi è molto 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 elegante. E vedo che è come se lei volesse già sentirsi diversa, si sente già principessa. Vedo che ha messo una pietra di ametista, ehm, diciamo, incastonata nel muro frontale vicino alla porta. mhm. Poi vedo anche mm, lei che sorride, qua penso che sia la figlia, vicino alla figlia, ma è piccola, quindi un ricordo. Poi c'è anche, sai, una foto di famiglia con tutti i fratelli. Eh, poi ci sono delle vecchie scarpe lei ha appeso, forse delle scarpe che ha dovuto mettere per tanto tempo, perché magari in quel momento non poteva prenderne altre. Ed è un ricordo che però a guardarlo non le fa più male. Sa che è una parte della sua vita, che l'ha portata, ad evolversi. Poi vedo che mette dei papaveri, ehm, a delle feste, delle cerimonie. Ehm, sì, non so, sono delle rappresentazioni sì, di cerimonie, di feste, in cui c'è molta allegria e in cui c'è davvero l'amicizia, il divertimento sano. C'è degli spartiti di canzoni, scusami, dei testi di canzoni, Mhm. ehm, una foto del papà, poi c'è, vediamo, una ruota di un carro. Poi ci sono alcune bambole, poi c'è la parola lampeggiante al neon felicità, poi c'è scolpito, quindi come basso rilievo, ehm, meraviglia, proprio inteso come stupore, che che si stupisce della vita, non lo guarda più in maniera annoiata e scontata. Stupisce. Sì. E poi c'è un fiocco intorno alla casa rosa dove c'è stampato sopra gentilezza. E poi entrando all'interno della casa vedo che ha le pareti d'oro. Internamente. Sì, E qui nella sua nuova casa, cioè nella sua nuova condizione, Odette si lascia il suo messaggio finale. vedo che si siede su questa moquette molto morbida, quasi di piume, e dice: Mi merito questo e altro, e lo sento che è vero. Si mette la mano sul cuore e dice: E lo sento che è vero. Ehm,
e non sto peccando di modestia, sto contattando la mia essenza divina. Questo è il posto giusto per me. Qui ho tutto quello che mi serve. Va bene, come la vedi? Molto, molto a suo agio. Pronta ad andare da sola adesso? Sì, sapendo che non è veramente sola, ma ci sono degli aiuti benevoli. Abbiamo finito.